Mi dispiace che non parlo italiano. I'm sorry, I will continue in English, but I will rely on my colleague Paolo here to translate for us, and I will speak very slowly too. I would just like to say I'm very humbled and grateful for this, not only just this award, but also the warm reception, the friends and colleagues, and the wonderful artists that have worked on this piece. I'm tremendously happy about how it's all come together. Dice che è molto onorato e felice di aver ricevuto questo premio, ma soprattutto è estremamente contento del clima estremamente caloroso e del forte apprezzamento che quest'opera ha ricevuto appunto nel momento della sua produzione qui a Baveno. And thank you as well for the kind words about the piece. I have been asked sometimes about what makes this music contemporary, and I'll try to explain a little bit about why I feel this music is important to create and make into an opera. Dice che è appunto felice dell'apprezzamento ricevuto, ma adesso cercherà di spiegarci perché quest'opera, questa musica, secondo lui, è meritevole di attenzione in questo momento, insomma, riferendosi un po' anche a quello che diceva prima Ismael Ivo, insomma, perché quest'opera ci può dire qualcosa e questa musica ci può dire qualcosa. Yes, I agree with my colleague Mr. Ivo that it's important, I hope, and I'm very grateful for this competition because it allows this, but for composers and librettists to say what it feels like to be alive at this time and place in history, which is going to sound very different from music composed at other times and places in history. So music by Monteverdi and Bellini and Verdi and Wagner, all these composers, these wonderful composers, were working at a different time and place. And this is sometimes what we think about when we walk around with the idea of classical music or opera in our heads. But Airline Icarus was composed in 2010, and that is going to have a very different sound from something that is composed at those other times and places. Sì, la musica che noi ascoltiamo e che consideriamo e definiamo normalmente classica, ovviamente porta anche alla nostra percezione con sé qualcosa del tempo che l'ha prodotta e che in qualche maniera noi possiamo riattingere. L'opera Airline Icarus, che è stata scritta nel 2010, cioè l'anno scorso, è appunto una musica relativa e riferita al suo tempo, che parla del suo tempo, che è il nostro. Thank you. And I know many people are very aware of the arts, and but I think it's also important to remember too that what we are trying to do as artists is to build something rock solid that withstands the tests of time, that won't crumble away easily, that will last into the future, I hope, and build a repertoire that will last for 100 years, like the works that we love that have come down to us. So sometimes it will take 2 or 3 or 4 times of listening to these pieces before we really become acquainted with them. So sometimes when pieces are difficult at first, after listening for several times, they become more familiar and more easy to listen to. I don't think Airline Icarus is actually very modernist as a piece, but some modernist music has that relationship with the audience. Naturalmente i compositori sono consapevoli del fatto che scrivendo qualcosa lo consegnano di fatto al futuro, e quindi c'è chiaramente una considerazione di questo fattore estremamente importante, per cui riflettere su cosa fare perché questa musica possa avere un futuro è ovviamente un compito primario dei compositori. A volte con la musica nuova si ha il problema di non riuscire ad entrare in sintonia ad un primo ascolto, magari ne servono più di uno. Airline Icarus è un'opera
non particolarmente modernista nel suo stile, ma che comunque ha un forte legame con la musica contemporanea, per cui appunto può presentare alcuni aspetti non immediatamente penetrabili che si riescono a conoscere con ascolti ripetuti. As long as. Sometimes people have asked, where are the melodies in the music? They say that music doesn't have lots of melodies that we can walk away singing. You know, where are the arias? And this piece does have arias, and it does have lots of melodies. But instead of one big long melody, you can listen for melody as texture. So instead of one melody, we can think of 2 or 5 or 100 melodies all on top of one another. So instead of one big melody, and say in the first violins, we can listen for the orchestra playing 20 or 30 melodies, and instead of listening for one, we listen to the whole. So listening for texture might be something that would be a way to approach this piece. Normalmente quando si ascolta della musica contemporanea ci si può chiedere dov'è la melodia. Spesso nelle opere contemporanee mancano, per esempio, le arie. In Airline Icarus la melodia c'è, ci sono delle arie, ma il concetto di melodia va un po' colto nella sua interezza. Non si tratta di una melodia cantabile magari affidata a uno strumento in particolare, ma a una testura, un insieme di anche molte cose, anche 20, anche 100, sovrapposte, che noi dobbiamo percepire come massa, come insieme organico, non isolandone appunto alcuni elementi, ma prendendo l'intero. And to suit the theme of Airline Icarus, which is also the idea of librettist Anton Piatigorsky here, I can't take credit. The whole idea for the drama is from Anton. We were looking for something to go with the idea of things speeding up and getting out of control as the normal state. So the idea that we're on an airplane and things are going faster and faster and faster. Something that would be, I tried to look for something that would be also speeding up, always speeding up and getting faster, but also something very, very normal. So this ended up with this idea of slanted time, which we can talk a little about. Nel progetto drammatico di quest'opera, che è dovuto interamente al librettista Piatigorsky, che è qui davanti in prima fila, c'è un concetto molto importante che la musica di Current ha cercato di rendere, cioè quello di un tempo che pur in una apparente normalità, in una condizione di normalità, accelera sempre, accelera fino a raggiungere appunto un punto di non ritorno, ma lasciando che questo sia percepito come normale, per cui questa accelerazione come condizione normale e non particolare. So the idea was to not write music for a metronome that stayed steady, but write music for a metronome that would always get faster and faster and faster, and disappear, and maybe disappear into infinity over the horizon like a vanishing point in painting. So the way Airline Icarus works with all these things speeding up is when one gesture will speed up into a blur, another gesture will start at 1/2 or 1/4 speed, and all of these create a balance that never quite speed up into infinity. Ok, il procedimento deriva dal fatto che il suo scopo non era quello di avere una musica come normalmente la si ha con un metronomo, cioè con una pulsazione, un tempo costante, ma con un metronomo che accelera sempre di più. E in questo tempo che va quasi a perdersi nell'indefinito e oltre l'orizzonte. Mentre però questo procedimento è in corso in una particolare sezione del discorso musicale, ce n'è un'altra che pian piano inizia e quindi dall'insieme, dal complesso di tutti questi moti che accelerano l'uno sull'altro si ha l'impressione appunto di una normalità, di una costanza. Thank you, and once again, finally, thank you again
to Maddalena Calderoni, who has been unbelievable. Not only is she the artista singing in the production, but she has made this all happen. It's all her vision, so I'm eternally grateful. So thank you, Maddalena.